Ok, dopo averlo dato tutta la busta cinese, perché questa l'ho presa su AliExpress, vediamo la Tattoo Stencil Printer Drago Art, mi sembrerebbe di leggere qui, ma non sono sicuro. Packaging è buono, questa è la Tattoo Transfer Machine MHT PI9, 5 corse 2 A, 2500 mAh la batteria, perché dovrebbe essere anche a batteria. Qui abbiamo il codice QR per l'applicazione che andiamo subito a scaricare. Sembrerebbe uguale all'altra applicazione che già avevo, comunque proviamo a scaricare pure questa. E infatti, raga, è la stessa applicazione dell'altra stampante, quindi in teoria dovremmo solo installare i driver di questa qui. E questo già è buono perché l'applicazione, questa qui vecchia, è ottima per stampare gli stencil. Questa dovrebbe essere l'evoluzione di quella che avevo prima. Naturalmente libretto in cinese con tutte le spiegazioni e anche in inglese, Android, iOS e Windows. Qui abbiamo già una stampa di prova e raga, vi dico che mi sembra buona, pure la qualità della stampa sembra buona, ma noi non ci fidiamo e la stampiamo da soli. Continuando con l'unboxing, abbiamo qui questa cosa brutta, tutta mezza sfonnata, tutta sta cosa per cavetto che è USB-C e USB standard. Speriamo che carica perché mi ha attaccato la corrente. E finalmente ecco qui la stampantina, etichetta un po' zozza. Qui c'è il pulsante di reset, qua c'è il tasto di apertura sportello, accensione e dovrebbe essere caricamento carta. Questa, a differenza di quell'altra, c'è lo sportellino più piccolo e poi si infilano dall'alto e non da dietro. Già si è accesa e la batteria sembrerebbe carica, anche se qui lampeggia, immagino perché non abbiamo connesso l'app. Quindi andiamo qui, ok, ha trovato due stampanti, dovrebbe essere la P19, MHT P19, connettiamo questa, infatti già sembrerebbe connessa. Ora andiamo a inserire un foglio. Io qui ho due fogli del stencil, uno cinese e uno originale. Proviamo a vedere subito su questo cinese quello che fa. Freezer mode button yellow page. Io non ho mai staccato sto foglio dietro, però proviamo come dice lui. No, già sta cosa mi piace, che si carica il foglio da sola, perché quell'altra non lo facevo. Intanto con sketch gli era uno schifo come al solito. Paper type Spirit o normal? Questo è normal. Print style default realistic. E allora qui c'è la vera differenza. Questa impostazione qui non c'era sulla vecchia stampante. Densità light, normal e strong mettiamo normal e proviamo a fare print secco così. Allora, la prima impressione è buona, soprattutto il caricamento del foglio mi è piaciuto. Questo è il risultato e dopo lo andiamo ad aprire, perché adesso ci voglio stampare un'altra cosa. La cosa è caricare il foglio da sola, è spettacolare. Stampiamo sto cartino, vediamo che succede. Allora, sempre default, normal, realistic mettiamo. Io l'accompagno sempre un po' il foglio perché ho paura che si incastra. Naturalmente le stampe sono sovrapposte. Qui si stanno a tutto storto, cazzo raga. Ho messo il foglio storto, raga, vabbè. Si sono sovrapposte, però ci dovremmo essere. Adesso proviamo la stessa cosa con il foglio della Spirit. E c'è il foglio molto più granulato. Naturalmente questo si doveva mettere a potere le piante proprio uno, vabbè. Leviamo il cartoncino giallo. Basta la cazzata. Vabbè, proviamo. Naturalmente ho rimesso storto. Mettiamo Spirit Realistic, densità 3. Proviamo così, print. La stampa è molto più lenta rispetto a prima, già la vedo. Quindi non mi vorrei sbagliare, ma non sta scincavolo. Allora, questo è il foglio della Spirit. Mi è diciamo venuto uno schifo, raga. Non so perché. Forse dovevamo alzare un po' qui la densità. Però oltre alla densità vedo tutte righe, non so, non mi piace. E lo potremmo pure buttare. E andiamo a vedere il foglio cinese come è venuto, che lo vedo molto molto meglio. Difatti, raga,
Questo è un bello stencil, non so se si vede contro luce, ma è venuto proprio bello, raga, bello bello. Che poi sta cosa alla fine mi piace pure perché costano pure di meno sti fogli. Secondo me è venuto meglio perché questo è più plastificato rispetto a quello della Spirit originale. Ora ne proviamo a fare uno che mi voglio attaccare, così vediamo pure se si attacca bene su pelle. Andiamo a togliere il foglio giallo, però stavolta voglio lasciare un pezzetto qui perché gli lascio questo qui, almeno non si stacca il foglio. E quanto è bella sta cosa che carica da sola, però tocca metterlo dritto. È rientrato storto, vabbè. Ecco, questo qui che è tutto nero, questo è difficile da stampare e noi lo facciamo fare. Famone due, uno piccolino e uno più grande per vedere come la stampa. Questa, raga, è proprio una foto realistic su carta normale e gli diamo print e vediamo quello che è venuto fuori. Ora guardate come si stacca bene la stampa da sotto, crea proprio i vuoti. Raga, questa cosa è esagerata a parere mio. Cioè, guardate qui che cavolo di stampa ha fatto, uno spettacolo. Da un'immagine a colori presa così a caso, pure l'occhio, raga. Lo attacchiamo qui che non c'ho peli. Raga, sta cosa è esagerata, non so se si vede bene, ma è venuto uno spettacolo. Certo, come tatuaggio questa è un po' una macchia nera, però guardate i dettagli, cioè guarda l'occhio, cavolo, il naso, c'è tutto, cioè i denti. È esagerato, raga, cioè una definizione di stampa esagerata.